Ciao a tutti! In questo video vi parlerò dell'iPhone 12, di quale modello desidero acquistare e voglio analizzare il perché della mia scelta. Spero che siano utili per voi. La prenotazione verrà aperta venerdì 16 ottobre, cioè domani. Considerando lo stato delle scorte di questo anno, consiglio comunque di prenotare in anticipo. Ad ogni modo, il sito ufficiale di Apple permette di fare il resto entro 14 giorni. Quindi, se il nuovo dispositivo non ti dovesse entusiasmare, puoi rimandare indietro. Questa volta ci sono 4 modelli. L'iPhone 12 è probabilmente quello a cui sono più interessato. L'iPhone 12 di questo anno è davvero troppo forte. La sua forza ha in qualche modo offuscato la gloria della serie Pro. Prima di tutto, va detto le mie aspettative per l'iPhone 12 mini erano alte. Questo perché ha dimensioni eccellenti per essere impugnato con una mano. Hanno inoltre adottato un design a schermo intero. Lo schermo da 5.4 pollici rende lo schermo di questo telefono maggiore di quello dell'iPhone SE 2, nonostante questo ultimo abbia una dimensione più grande. Dopo la conferenza stampa, il mio punto di vista è leggermente cambiato. Perché? Uno dei motivi è che il peso di iPhone 12 è diminuito. Secondo le informazioni fornite dal sito web ufficiale di Apple, iPhone 12 mini pesa solo 133 grammi. Dio mio, sapete cosa vuol dire il 133 grammi, ragazzi miei? Il peso dell'iPhone 12 Pro Max è di 226 grammi, il che significa che il 12 mini è quasi 100 grammi più leggero. Quindi quello che possiamo prevedere è che impugnatura con una sola mano di questo modello sarà eccezionale, senza precedenti. Lui ha uno schermo piccolo, ma se hai bisogno di qualcosa di poco più grande, allora iPhone 12 con un display di 6.1 pollici è ovviamente più adatto. Inoltre il peso dell'iPhone 12 di questo anno è di 30 grammi più leggero dell'iPhone 11 dello scorso anno. Il peso dell'iPhone 12 è di 162 grammi. È incredibile! Mi sembra di essere tornato all'era di iPhone 7 o iPhone 8. L'anno scorso ho usato XS Pro Max e 11 Pro Max per un anno intero e la mia prima sensazione era che il telefono stava diventando sempre più pesante e che la comodità del polso stava diminuendo. Molto irritante perché sono un grande fruitore di cellulari e li uso per più di 6 ore al giorno. Il peso di 162 grammi è molto attraente. Per quanto riguarda il 12 Pro Max, questa volta hanno realmente creato qualcosa di unico. Tutti devono capire che è il migliore della storia in tutti gli aspetti, ma sarà un po' pesante. Apple ha tagliato diverse linee di prodotti in modo molto preciso quest'anno. Consiglio iPhone 12 al pubblico non esperto, invece versione Pro è per cliente Pro. In passato abbiamo acquistato Pro solo per provare il modo migliore. Il secondo fattore che devo considerare è il colore. La serie 12 avrà 5 colori, sia il viola che il giallo dell'anno scorso sono stati rimossi. Questo anno è stato aggiunto un nuovo blu mare profondo ed un nuovo verde. Non si può dire che sia completamente nuovo, ma in effetti è diverso dall'anno scorso. Questa volta il verde sarà più smeraldo, altri colori, argento, grigio e rosso, sono tutti come quelli dell'anno scorso. In base alla mia attuale esperienza con l'iPhone, il bianco è un colore classico ma elegante. Se dovessi scegliere il bianco, potresti rimanere molto soddisfatto. Se dovessi scegliere il verde o il rosso, all'inizio ti potrebbe sembrare molto fresco e bello, ma con il passare del tempo potresti stufarti di questi colori. Per l'iPhone 12 la mia priorità è il bianco e la seconda scelta è il blu mare profondo. Inoltre avrei scommesso che ci sarebbe stato un colore celeste come iPad Air nuovo, ma sfortunatamente non è stato così.
La serie 12 Pro ha rilasciato 4 colori, uno dei quali è oro. Questo colore è davvero troppo chic, tra virgolette, per i miei gusti. È molto, diciamo, nuovi Licky Style. Io l'ho scartato subito. Quindi sceglierò il blu del mare profondo o la grafite. Tutti presentano attenzione alla serie 12 Pro di quest'anno e il suo colore nero ha subito alcune modifiche. Tra le immagini che vedo attualmente sul sito ufficiale, il colore della grafite dovrebbe diventare più luminoso rispetto al grigio dello scorso anno. Il terzo elemento che influisce sul mio acquisto è la memoria. Poiché utilizzo iPhone da molti anni, le foto, la cronologia chat e l'applicazione vengono sincronizzate direttamente, quindi i dati accumulati dal telefono diventano sempre più grandi. Quindi avrò sicuramente bisogno di acquistare una versione con una capacità di almeno 256 GB. Apple quest'anno inoltre ha aggiornato la capacità di archiviazione del modello base della serie 12 Pro, passando dai 60 GB dell'anno scorso a 128 GB. Per la maggior parte degli utenti penso che sia sufficiente. Ma se dovesse scegliere questo telefono per usarlo per più di un anno, consiglio di acquistare il modello da 256 GB. In termini di funzionalità, penso che l'iPhone 12 sia potentissimo. Le sue presentazioni in molte funzioni hanno quasi la stessa potenza del 12 Pro. Lo schermo dell'iPhone 12 e 12 Pro è un Super Retina XDR. I due schermi sono leggermente diversi, cioè la luminosità dello schermo della serie 12 Pro è leggermente più alta, che è 12 nit, e la luminosità massima è la stessa, cioè 1200 nit. Ma per i non esperti questa differenza è invisibile. Credetemi, se non siete mai stati appassionati di digitale e non avete molta esperienza, la differenza è trascurabile. Quindi gli schermi della serie iPhone 12 sono tutti OLED, il che mi ha reso molto soddisfatto. A tutti i modelli hanno curato la fotocamera. L'obiettivo principale è il super grande angolare. Sono esattamente uguali per tutti, ma l'unica differenza è che iPhone 12 non è dotato di un doppio obiettivo con zoom ottico. A giudicare dalle vendite di iPhone 11, lo scorso anno i utenti ordinari non ne hanno grande bisogno. Da ciò che ho capito, se si sta delle scattando foto, l'obiettivo principale viene effettivamente ingrandito 2 volte. Ma se hai intenzione di girare video, le prestazioni di qualità delle immagini ottenute riprendendo direttamente video 4K attraverso il doppio obiettivo con zoom ottico sono davvero migliori di quello senza zoom e ottenute tramite ridaglio. Quindi la serie Pro è adatta a chi necessita di ottime riprese video. iPhone 12 Pro Max, nel suo obiettivo principale, ha un'area pixel più ampia e aggiunge anche un sensore anti-shake. Queste due caratteristiche spiegano la differenza tra Pro e Pro Max. La lunghezza focale di 52 mm è stata aumentata a 65 mm. Se non capisci il significato di questi valori, ti consiglio di non prendere iPhone 12 Pro Max. Non ne hai bisogno, perché questo, come ho detto prima, che la serie Pro è solo per gli utenti esperti. Gli utenti ordinari non ne hanno bisogno. Per riassumere, le uniche differenze tra il 12 e il Pro sono il dorso opaco e il doppio zoom ottico. Per il resto sono identici. Inoltre la serie Pro esiste anche una versione di memoria opzionale da 512 GB. Se non siete interessati a queste differenze, vi consiglio di scegliere il 12. Ripeto,
La serie Pro e Pro Max è adatta a utenti Pro. E se non sai chi sono gli utenti Pro, significa che non ne fai parte. I molti hanno prestato particolare attenzione anche a una nuova funzionalità chiamata MagSafe, un magnete che è stato aggiunto sull'edro del telefono cellulare. A volte, quando usiamo la ricarica wireless, il telefono non si carica perché non posizionato correttamente. Il giorno successivo, quando scopriamo che il telefono cellulare non si è caricato, diamo il matto. Quindi questo con MagSafe non accadrà più. Il caricabatterie MagSafe di Apple ha un prezzo di 45 euro sul sito ufficiale e io sono molto tentato di prendere uno. Inoltre il sito ufficiale ha lanciato anche altri accessori come una speciale custodia o un nuovo portafoglio in pelle. Tutti iPhone non sono più quindi dotati di presa di ricarica. Removing these items also means a smaller, lighter iPhone box. We can fit up to 70% more products on a shipping pallet. In sostanza, riassumendo il tutto, il mio desiderio è quello di acquistare iPhone 12 da 256 GB di colore bianco e il 12 Pro Max da 512 GB. E tu? Acquisterai il nuovo iPhone 12? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao!